Ciao, salve a tutti, ben ritrovato, ben ritrovata. Quando ti tradisce un narcisista? Quando ti tradisce un narcisista? Beh, non certo dall'inizio della relazione, a meno che lui non abbia già una relazione in corso, traballante, lasciata più o meno in sospeso, ma generalmente un narcisista se lascia in sospeso non vede e frequenta anche l'altra donna, tanto ce l'ha lì in stand-by, quindi tanto vale, sa che è lì, altrimenti non l'avrebbe scartata. Intanto, per chi non mi conosce, sono la prima consulente relazionale in Italia, esperta in relazioni tossiche e narcisismo. Dal 2017, quando ancora non si parlava di narcisismo, non si sapeva praticamente cosa fosse. Sono quindi consulente relazionale, esperta in relazioni tossiche con personalità difficili, narcisistiche e simili, e l'osservatorio di casi è quindi in assoluto il più vasto, operando appunto da quando non esistevano specializzazioni nel campo. Ho aiutato migliaia di uomini e donne a liberarsi da vincoli affettivi, a gestire relazioni difficili con personalità narcisistiche e manipolative e alla riconquista dell'ex o della ex, valutando prima quanto ne valesse e ne valga veramente la pena, senza contare che il 90%, per non dire il 95% dei temi di cui ora si parla tanto sul narcisismo provengono dalla mia personale esperienza e ricerca. Dal tema dei ritorni del narcisista, il narcisista torna sempre quando chiude definitivamente e non ti cerca più, quando ti tradisce un narcisista, quando lo ignori e rifiuti, il farsi lasciare o lo scarto indotto del narcisista, la sessualità del narcisista, come si comporta il narcisista nelle ricorrenze, San Valentino, Natale, il funerale, eccetera, le frasi del narcisista, come comunica un narcisista, il narcisismo femminile, il narcisismo tra genitori e figli, il silenzio punitivo come l'ho definito personalmente e così via e così via. Puoi naturalmente affidarti ai replicatori o replicanti seriali indebiti, insomma, vedi tu. Quindi quando un narcisista ti tradisce, intanto teniamo presente che il tradimento è una pratica alquanto diffusa e non concerne solo le personalità narcisistiche o i Don Giovanni. Un certo numero di studi indica come la percentuale di persone che hanno una relazione stabile dichiara di avere esperienze extraconiugali. Questo nel 25% dei casi, e certo non è poco, ma è curioso che, attenzione, anche il fatto che l'infedeltà sia una fantasia comune in tanti partner, e risulta anche in questo caso da uno studio che nel ben 98% degli uomini questa è una fantasia, la fantasia del tradimento abituale, ed è una fantasia anche riscontrata nell'80% delle donne in coppia, una coppia stabile, e che insomma è capitato loro di fantasticare di avere rapporti con partner diversi da quello con cui erano o sono in relazione. E se questa è una fantasia molto comune, figuriamoci nel caso di una personalità che non si pone vincoli, che non è propensa ad imporsi limiti, specie nelle relazioni sentimentali. Pensiamo se si farà problemi a tradire. Qui ci riferiamo soprattutto a una personalità appunto narcisistica. Quindi, quando un narcisista ti tradisce, un narcisista ti tradisce quando non trova più linfa emotiva dalla relazione che ha con te, e qui dipende molto anche dallo specifico narcisista, se ad esempio è un narcisista che tende ad avere molte relazioni oppure magari tende a trascinarle più a lungo, magari anche per sua pigrizia. Quindi ad un certo punto in tanti casi andrà a ripescare, soprattutto in questo caso, una ex, oppure si prodigherà una conquista ex novo. Come ho spiegato tante volte, c'è il mito che il narcisista ha un harem, ma generalmente non è così, a meno di volere considerare harem anche le ex, ma in tal caso tanti anche non narcisisti potrebbero avere un harem a questo punto. Insomma, non si tratta il più delle volte di harem,
Si tratta che il narcisista, se gli cala il desiderio e il coinvolgimento emotivo, deve riparare in altri lidi, deve trovare rifornimento emotivo o facile o meno facile, ripiegando nel ripescaggio di una ex oppure appunto in una nuova conquista, lasciando comunque preferibilmente la ex scartata in un senso di sospensione per lei in modo da poterla sempre ripescare all'occorrenza. Il narcisista o la narcisista ti tradisce o ne hai il sospetto, ti è capitato che ti abbia tradito? Intanto ti saluto sempre felicissima di leggerti e averti tra noi. Se trovi utile il video condividilo naturalmente con un like e contattami se vuoi che approfondiamo, analizziamo una tua situazione personale. Intanto ti abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.